parte grafica, la lore, il gameplay nei videogiochi sono considerati una parte essenziale, la parte sonora invece è un pochino più trascurata. Eppure ha una grandissima importanza, soprattutto negli ultimi anni in cui si è sviluppato appunto l'audio binaurale. Quindi oggi ti parlo di questo. Da grande appassionato di musica faccio molto caso al comparto audio di un videogioco e penso che ognuno di noi dovrebbe imparare a darci un po' più di importanza. Se ci pensi, infatti, quando la colonna sonora di un videogioco, la parte audio, gli effetti sono fatti bene, migliorano in modo importante il gioco in sé. E allo stesso modo un comparto audio malfatto, con brutte colonne sonore, effetti speciali sonori che insomma non sanno molto, rischiano di rovinarti completamente il gioco. Negli ultimi anni qualche sviluppatore ha deciso di sperimentare un po' e inserire nei videogiochi i suoni binaurali, l'audio binaurale, che è una cosa che sembra molto new age, ma in realtà è una cosa che veniva studiata ancora 200 anni fa. Il primo infatti è stato Heinrich Wilhelm Dove. Minchia che nome difficile. Heinrich Wilhelm Dove, ancora nel 1839. Ma facciamo un passo indietro e partiamo dalle basi. Che cos'è un suono? Un suono è una vibrazione e si distingue per altezza, intensità e timbro. L'intensità è semplicemente il volume. Il timbro invece è il colore che ha quel suono, quindi ad esempio se quel suono è di una tromba, di una voce umana, e che colore ha quella voce umana, che timbro ha quella voce umana. Invece l'altezza è quello su cui ci concentriamo oggi. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. L'altezza del suono è data dal numero di vibrazioni. Più le vibrazioni sono frequenti e più il suono è acuto. E l'orecchio umano può percepire tra le 20 e le 20.000 vibrazioni al minuto. Queste vibrazioni al minuto sono dette frequenze, o anche hertz. Insomma, gli hertz o la frequenza sono il numero di vibrazioni che un suono produce in un minuto. La maggior parte dei suoni che sentiamo, quelli che insomma sono usati nell'ambito della musica, sta tra i 27 e i 5.000 hertz, per darti un'idea. E per darti un'altra idea, la centrale del pianoforte, ossia quello che senti col diapason, produce 440 Hz. Tutto quello che sta sotto i 20 Hz noi non lo sentiamo, non percepiamo alcun suono. Però questo non significa che non esista. Infatti il cervello è capace di captare quelle vibrazioni e ne emette a sua volta. Infatti con un semplice elettroencefalogramma possiamo vedere le vibrazioni che emette il nostro cervello. Normalmente stanno sotto i 30-40 Hz. Ecco, io non sono un medico, quindi questa indicazione prendila come un'indicazione. Sicuramente sarà semplificata, sicuramente ci sarà molto di più di sotto, ma questo è quello che ci serve per capire il funzionamento dei suoni binaurali. Il concetto del suono, che spiegato così all'apparenza sembra abbastanza semplice, è in realtà abbastanza complesso. Infatti, anche se stanno aumentando, non sono tantissimi i giochi che utilizzano l'audio binaurale. I primi che hanno iniziato a utilizzarlo, se pensiamo, sono Blair Witch Project e Hellblade. In entrambi i videogiochi, nella schermata iniziale ti viene consigliato di giocarli con le cuffie. Questo perché per riprodurre il suono binaurale si parte dalla registrazione. La registrazione è fatta in una maniera particolare con dei microfoni speciali che mimano il modo in cui noi percepiamo il suono. I microfoni infatti sono fisicamente costruiti con due orecchie che stanno intorno all'asta che li sostiene, proprio per mimare il modo in cui noi sentiamo. In questo modo l'audio risulta tridimensionale e noi giocatori riusciamo a percepire una maggiore intensità, riusciamo ad immergerci molto di più nel gioco. Pensa ad esempio alle voci in Hellblade. Le voci che sente Senua e di conseguenza che senti tu hanno una precisa direzione. Concentrandoti riesci davvero a capire da dove proviene quella voce, se è dietro, davanti, di lato, se è un sussurro, se è un urlo, la vicinanza che ha rispetto a te. Questo rende tutto molto più realistico e enfatizza tutte le emozioni che noi andiamo a provare. Pensa anche a Blair Witch, riesci a percepire esattamente da dove viene un suono, quanto è distante e di conseguenza riesci a capire
Dov'è il tuo nemico? E questo rende tutto molto più inquietante. La sensazione di paura e di pericolo che hai in certe scene è davvero realistica e tutto questo grazie al suono. E d'altra parte è innegabile che la musica possa influenzare il tuo umore. Noi tutti, o insomma tutti quelli che sono appassionati di musica, la usano per influenzare le proprie emozioni. Puoi sentirti triste, esaltato, puoi andare a ricercare l'emozione. E questo ci porta al come utilizzare i suoni binaurali nella nostra vita. Come dicevamo all'inizio, anche il cervello produce delle onde cerebrali, ossia delle frequenze, e queste servono a far comunicare i neuroni tra loro e cambiano a seconda del tipo di attività che stai facendo e anche a seconda del tuo stato d'animo. Per esempio, se stai facendo qualcosa di rilassante, la frequenza sta entro un certo range, più ti agiti e più la frequenza aumenta. E se facessimo il contrario, ossia andassimo a modificare le nostre onde cerebrali per modificare le nostre emozioni? Beh, questo è proprio il punto dell'audio binaurale. Ovviamente non è una cosa trasformativa, però si può influenzare il nostro stato d'animo grazie alle vibrazioni. Più nello specifico, usare i suoni binaurali può aiutarti ad entrare in uno specifico stato di coscienza, quindi ad esempio a rilassarti piuttosto che concentrarti. Allora, questo è un aiuto che possono darti i suoni binaurali, ma i suoni binaurali cosa sono effettivamente? Perché finora abbiamo parlato solamente di frequenze. Sostanzialmente i suoni binaurali sono suoni che vengono riprodotti in maniera diversa tra un orecchio e l'altro, che quindi hanno frequenze leggermente diverse. Semplificando, quando il cervello percepisce frequenze diverse tra le due orecchie, cerca di bilanciare quella differenza con le proprie onde cerebrali. Quindi, per esempio, se nell'orecchio destro sento una frequenza di 300 Hz e nell'orecchio sinistro sento una frequenza di 320 Hz, il mio cervello cercherà di sintonizzarsi sui 20 Hz per andare a bilanciare questa differenza. Allora non è nulla di miracoloso e non è neanche ancora totalmente dimostrato, perché comunque sono stati fatti vari studi, ma sono stati fatti su un campo ristretto di persone, quindi a livello statistico non sono significativi. La cosa positiva però è che sono una cosa molto semplice, quindi puoi testarli in maniera gratuita e semplice in casa tua e vedere su di te che funzione hanno. Quindi puoi provare e vedere se funziona o non funziona e nel caso funzionasse sfruttare questo meccanismo. Non c'è niente da perdere, perché no? L'intensità dell'effetto che sentirai sembra che dipenda da quanto sei abituato a modificare il tuo stato mentale. Quindi, ad esempio, se sei una persona che medita spesso, sarà molto più facile per te riuscire a beneficiare dell'audio binaurale. Invece, per quanto riguarda l'effetto, dipende appunto dalla differenza di frequenze che c'è. Allora, vediamo i vari tipi di onde cerebrali. Le onde delta, quindi sono quelle sotto i 4 Hz, quindi una differenza piccolissima. Si verificano quando sei nel sonno profondo, quindi nel momento del sonno in cui non sogni e il tuo corpo rigenera le cellule. Serve infatti a indurre un profondo rilassamento, a dare calma, togliere lo stress e anche a percepire il dolore in maniera meno intensa. Poi ci sono le onde θ, che sono tra i 4 e i 7 Hz. Sono molto simili alle onde delta, infatti anche queste vengono riprodotte dal cervello durante il sonno, sono più facilmente riproducibili ma hanno un effetto più leggero. Infatti sono quelle che raggiungiamo durante la fase REM del sonno o ad esempio durante la meditazione. Se la sai fare in maniera profonda, ovviamente, se mediti come me. Poi ci sono le onde alfa, sono tra gli 8 e i 13 Hz. Sono sempre associate a uno stato di rilassamento, però da svegli. Quindi, ad esempio, si riproducono quando ti fai i tuoi viaggi mentali o comunque quando sei sveglio ma hai sonnolenza. Insomma, sono utili per rilassarsi. Ora ci sono le onde beta, vanno dai 14 ai 30 Hz. Sono le più comuni, sono quelle che il nostro cervello utilizza di più. Sono quando sei sveglio e vigile, quindi quando sei pronto e ricettivo agli stimoli, insomma. Queste servono appunto per sviluppare uno stato di concentrazione, quando hai bisogno di concentrarti. Alla fine ci sono le onde gamma, sono quelle sopra i 30 Hz. Corrispondono ad uno stato di attivazione veramente forte, quindi una concentrazione assoluta. Hai presente quando ti svegli e ti senti super produttivo, super attivo? Ecco, quando hai questi picchi di percezione e attenzione, il cervello sta producendo queste onde. Queste però corrispondono anche a stati di agitazione e paura, quindi può andarti bene come no.
Insomma, provare ad usare questi suoni binaurali è un test non invasivo perché ti basta andare su YouTube, digitare suoni binaurali seguiti dalla frequenza che stai cercando e indossare un bel paio di cuffie e vedere che effetto hanno su di te. Magari non hanno nessun effetto, ma magari scopri la rivoluzione del secolo. Ecco, l'unica indicazione è che non va bene per chi soffre di epilessia. E non so dirti perché non soffro di epilessia e non mi sono interessata in maniera profonda a questo argomento. Ecco, io credo che ognuno poi sia ricettivo a queste onde in maniera più o meno intensa e anche in maniera diversa. Per esempio, io le uso quando ho bisogno di concentrarmi e su di me funzionano. Però, al contrario, quando ho bisogno di rilassarmi, nada. Quindi insomma fai i vari test e provale in varie situazioni diverse per agevolare stati d'animo diversi e vedi che succede. Insomma, vale la pena provare vista la semplicità. E se non ti va di provare, vabbè, oggi hai scoperto qualcosa in più sul mondo dell'audio. Bene, io spero che proverai. Se provi fammi sapere come va, anche per curiosità, per vedere se funziona su tante persone oppure no. E se il video ti è piaciuto lascia un like e magari condividi anche il video, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.